Ciao, io sono Lucio e questo è un Brewing Diary, il mio esperimento per vedere quanto riesco a migliorare nella mia tecnica di birrificazione. In questo video voglio raccontare come ho risolto i problemi con le bottiglie e come mi sono preparato alla grigliata estiva. Ma prima di iniziare, raccontami nei commenti quale tipo di bottiglie usi o se anche tu hai scelto metodi alternativi come il cask, i fustini o i sub. È arrivata l'estate, la stagione del mare, del sole, del caldo, che spesso impedisce a molti homebrewer di continuare la propria attività. Ma è anche la stagione delle grigliate. E quale occasione migliore se non una bella grigliata estiva per condividere con amici e parenti la propria birra fatta in casa? Per non restare con la sete alla prossima grigliata, mi sono attrezzato con un fustino da 5 litri in modo da avere birra a sufficienza. In questo modo evito problemi di stoccaggio con le bottiglie, anche se questa soluzione è perfetta se consumata in poco tempo, infatti rischia molto di creare problemi di ossidazione alla birra al suo interno. Ma veniamo al dunque, per questo esperimento ho scelto una IPA, una birra luppolata e quindi molto delicata e per questo si ossida molto facilmente. Ho scelto proprio questo tipo di birra per verificare quanto il fustino riesce a trattenere i sapori della birra senza ossidarla. Per la sanificazione mi sono affidato al Maidomo Star San. Ho scelto questa soluzione invece della candeggina perché a contatto con i metalli la candeggina potrebbe dare reazioni e in più, se non risciacquata bene, potrebbe creare dei problemi di ossidazione all'interno della birra ed è proprio quello che vorrei evitare per non compromettere i risultati di questo esperimento. Il video della cotta con la ricetta della IPA è disponibile in info box e in descrizione. Visto che faccio rifermentazione in bottiglia, per la carbonazione dovrò inserire dello zucchero all'interno della birra. Dovrò considerare 6 grammi litro di zucchero perché la mia birra in fermentazione è arrivata a 22 gradi e voglio 2,3 volumi di CO2. Il produttore dei fustini consiglia una quantità generica di zucchero della metà rispetto a quanta andrebbe in bottiglia. Nel mio caso ho scelto di usare 2,5 grammi litro di zucchero per il fustino. Una volta preparata la soluzione di acqua e zucchero e sanificato tutto il sanificabile, si può procedere con il travaso, l'ultimo prima dell'imbottigliamento. Per riempire il fustino occorre considerare molto bene i volumi, infatti il produttore consiglia di lasciare uno spazio vuoto di circa 3 cm all'interno del fustino per evitare che esploda. Per fare ciò dovrò considerare che il fustino contiene, come dichiarato dal produttore, 5,1 litri di birra. E ora un po' di geometria. Il fustino ha un diametro di 15,8 cm e quindi l'area di base è di 196 cm², considerato che è pi greco per raggio al quadrato. Se vogliamo considerare quanto volume di birra stiamo perdendo per mantenere quei 3 cm di spazio vuoto, basterà moltiplicare 196, che è l'area di base, per 3, che è l'altezza, ottenendo circa 587 cm3, che corrispondono più o meno a mezzo litro di birra. Quindi se il fustino contiene 5,1 litri dovrò infustare 4,6 litri di birra e per fare ciò mi sono affidato alle classiche tacche sul fermentatore che stranamente risultano abbastanza precise. La tappatura è risultata più semplice del previsto, è bastato spingere il tappo e fare un po' di pressione con le mani. Per essere sicuro poi ho usato uno straccio per coprire la superficie e un martello per dare qualche colpo di assestamento. Lo straccio serve semplicemente ad evitare che il fustino si ammacchi durante il martellamento. Per la maturazione ho deciso di imbottigliare anche un paio di bottiglie con lo stesso grado di carbonazione del fustino. Poi ho proceduto con il resto della birra che ho fermentato ad imbottigliare compensando i grammi litro di zucchero che mancavano. Sono rimasto con 5 litri e mezzo di birra nel secchio di travaso e quindi ho aggiunto 3 grammi litro di zucchero che erano quelli mancanti per arrivare ai 6 e quindi ai 2,3 volumi di CO2. Se il video ti è piaciuto e vuoi sostenermi o semplicemente seguire i miei progressi birrari, iscriviti al canale. Io intanto vado a comprare la carne per la grigliata.